Hackerine e hackerini, oggi vi presenterò il glorioso phishing. Non questo, è così, il glorioso phishing, il tanto amato attacco dagli hackerini, che da oggi chiameremo fisciaroli. Ti è mai capitato di ricevere un'email che ti avvertiva che per qualche strana ragione non è stato possibile consegnarti un pacco che magari mancava il ordinato? E che per sbloccarlo, guarda caso, gli devi dare le tue informazioni, tra cui la tua carta di credito. Beh, ovviamente è vero, no? I corrieri hanno bisogno della nostra carta di credito, no? E invece no, questo è proprio il tipico attacco di phishing. E quindi niente, è molto semplice il phishing, è una tecnica fraudolenta utilizzata per indurre le persone a condividere informazioni personali sensibili, come per esempio password, numeri di carte di credito o dati bancari, o per ingannarle al fine di ottenere un guadagno economico. I fisciaroli spesso inviano infatti email, messaggi o creano siti web che sembrano legittimi per ingannare le vittime. Ma ora ti chiederai, ma perché sto phishing? Ma perché proprio io? In realtà la maggior parte delle mail di phishing che ricevi ogni giorno non sono esattamente mirate a te. Anche io ogni giorno ricevo email di phishing, ma non perché chi me le manda ha tutte le informazioni su di me, ma solo perché il mio indirizzo email è soltanto in una lista usata dai fisciaroli. Poi in realtà c'è anche una particolare tipologia di phishing che in effetti attacca una singola persona e si chiama spear phishing, ma è una tecnica più avanzata rispetto al comune phishing. Infatti, nella maggior parte dei casi più comuni, il fisciarolo manda tante email a tanti indirizzi email, sperando che qualcuno clicchi il link e fornisca magari la password di qualche account. Quindi, sto dannato phishing come funziona? Praticamente c'è una persona, più comunemente un gruppo di persone, che preparano un'email molto ma molto simile a quella di una fonte affidabile, come per esempio la classica email di Amazon con lo stesso stile e il logo. E questa email poi viene mandata automaticamente ad una lista di indirizzi email. Il ricevente, riconoscendo a prima vista il formato dell'email simile a quella dell'originale di Amazon, si fida e clicca il link, magari preso dall'ansia perché l'email contiene qualche scadenza stringente, e boom, i fisciaroli si prendono il tuo account. Ma in generale ci sono alcuni campanelli di allarme di un'email di phishing. Anche se ultimamente sono molto ma molto più sofisticate, rimangono comunque dei punti che possono aiutare a capire se è effettivamente phishing. In generale, infatti, le mail di phishing tendono a creare un'urgenza, quindi per esempio un conto corrente che verrà chiuso immediatamente oppure misure immediate per la consegna di un pacco. Questo è fatto in modo che la persona che riceve l'email si faccia prendere dal panico e non presti attenzione ai dettagli ma clicchi direttamente sul link. Altri campanelli d'allarme sono il formato dell'email e la grammatica che viene usata. In generale, le email di phishing hanno errori grammaticali e il formato non è esattamente uguale a quello originale. Ma queste due ormai stanno migliorando, quindi non farei troppo affidamento su questi punti. Ma tienilo sempre a mente perché ad esempio io ancora ricevo email che sono palesemente phishing proprio per la grammatica e per il formato totalmente a caso. Altro campanello d'allarme è il saluto generico. Qui ci sono però due condizioni. Il primo è quando ricevi un'email da una fonte che conosci, per esempio Amazon. Quindi, se per esempio tu ricevessi un'email da Amazon che usa il tuo indirizzo email come saluto invece del tuo nome, sarebbe un po' sospetto, no? Cioè, Amazon ha il tuo nome e cognome, perché dovrebbe usare l'email? E il secondo caso, invece, è quando ricevi un'email con il saluto generico, però da un mittente che non ti aspetti. Questo lo specifico perché mi è capitato di iscrivermi ad alcuni siti in cui non mi chiedevano il nome e quindi ovviamente mi mandavano l'email di iscrizione usando il mio indirizzo email come saluto. Però qui la differenza è che io mi aspettavo quell'email perché mi ero iscritta a quel determinato sito web. Invece, se tu ricevessi un'email con il saluto generico da un mittente che non conosci, ti dovresti insospettire. Non dico che deve essere sicuramente phishing, però dovresti fare più attenzione e controllare meglio l'email. E questo porta un altro campanello d'allarme, il mittente. Se è un indirizzo email sconosciuto, fai attenzione e soprattutto controlla attentamente il mittente perché a volte si usano lettere simili per far sembrare l'indirizzo email simile all'originale. Per esempio, per la O di Amazon si potrebbe usare 10 così da sembrare simile, anche se comunque è vero che esistono tattiche in cui l'email è esattamente quello di una fonte affidabile, ma nel caso comune questo non è così frequente. E poi, ultimo punto, i link che mandano da far cliccare alle persone. In generale è impossibile che chi fa phishing possieda il vero sito della fonte che stanno cercando di emulare, per esempio Amazon. Quindi il link non potrà mai essere quello di Amazon, ma magari vedrai nomi strani oppure, come detto prima, vedrai lettere simili. Quindi controlla bene il link prima di aprirlo. E qui tu mi dirai, sì grazie, ma come faccio a controllare il link senza cliccarci?
Facile, per controllare il link puoi semplicemente puntare il cursore del mouse senza cliccarci e in basso dovresti vedere il link. Oppure puoi copiare il link che ti mandano e usare un sito come urlscan.io che fa l'analisi del link sottomesso. Ma soprattutto, in generale, non cliccare mai link da email che sembrano sospette, piuttosto vai sul sito web della fonte affidabile e controlla se quello che dice l'email è vero. Quindi, per esempio, se arriva un'email da Amazon che dice che il tuo pacco è bloccato, vai sul sito di Amazon, quello vero, vai nei tuoi ordini e cerca il numero di ordine che dice l'email. Non lo trovi ma ancora non sei sicuro? Contatta il supporto e chiedi spiegazioni. Se loro dicono che quell'email non è da parte loro, direi che ci siamo e possiamo considerarlo phishing. Ultima cosa, se sei stato vittima di phishing non c'è bisogno di vergognarsi, è normale a volte non fare attenzione o non accorgersi di alcuni segnali. Anche noi che lavoriamo nella sicurezza informatica a volte abbiamo dubbi se sia un'email di phishing o no, perché a volte le email e gli SMS sono fatti molto ma molto bene. E quindi è tutto, alla prossima!